Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera, mattino Milan di mercoledì 22 febbraio. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, dopo 5 mesi possiamo fare un mattino Milan, un obbligo di riscatto, insomma l'appuntamento del mattino delle 10 dicendo che Mike Maignan è tornato almeno parzialmente in squadra ad allenarsi. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, anzi bonjour stamattina. Buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sembrava impossibile, l'antico vaso è stato portato in salvo, come diceva una vecchia reclam, però direi che dobbiamo essere contenti oggi, dai. Le foto di ieri e soprattutto le notizie di ieri ci hanno illuminato. Dopo 5 lunghi mesi e oltre, direi che i tifosi del Milan, il Milan stesso, insomma, i suoi compagni, tutti quanti, avevano bisogno del ritorno di Maignan, si meritavano il ritorno di Maignan e il ritorno di Maignan è arrivato. Quindi siamo contenti così, eccolo qua, il buon Mike, godiamocelo sperando di vederlo in campo il prima possibile e sperando che soprattutto, come ho detto i giorni scorsi, questo problema al polpaccio sia del tutto alle spalle, ecco, sia del tutto alle spalle, perché io non voglio stare più senza Maignan, onestamente, e mi auguro che, come dire, che questa cosa si verifichi, perché già l'anno scorso, per un brevissimo periodo, fortunatamente, abbiamo dovuto rinunciare a Maignan. Quest'anno per un lunghissimo periodo abbiamo dovuto rinunciare a Maignan, quindi mi auguro che al terzo anno non dovremo minimamente rinunciare a Maignan, perché lo sappiamo, lo vediamo quanto è importante, non solo con le sue parate che sono spettacolari, sono grandiose, ma anche per la comunicazione con la difesa, per la vivacità in campo, per il tipo di leader che è all'interno del gruppo, dello spogliatoio, del campo stesso, ecco. Quindi saranno banalità, ma mi auguro di non stare più senza Mike, perché quest'anno, che se ne dica, la Mm. sua assenza l'abbiamo pagata tanto, sia in termini di, come dire, gruppo, che per me qualche, tra virgolette, tensione, attrito psicologico, incompressione l'ha creata, l'assenza di Maignan, sia dal punto di vista dei punti, perché dei punti per me con Maignan non li avresti persi, ecco. Quindi io mi auguro che si possa ripartire, dai. Speriamo di sì, speriamo che possa ripartire. Da quando? La domanda è in questo momento la principale, dopo averlo rivisto sul campo da gioco. Quello che avete notato le foto che ho fatto scorrere non è una partitella, è un torello. Mike ha fatto il riscaldamento, quello classico, più la parte di torello con i compagni, non stava giocando la partitella. Quindi non è che ha fatto tutto l'allenamento più la parte finale. Ha fatto solo la parte iniziale. Oggi c'è allenamento al mattino, quindi tarda mattinata finirà, intorno all'ora di pranzo, e quindi sappiamo di più su un possibile ritorno di Mike, magari già tra i convocati con l'Atalanta. Perché se ieri ha fatto piccola parte in gruppo, cioè riscaldamento e torello, oggi magari fa un qualcosina in più, o al massimo si limita. Guarda, sarei contento che si limitasse a rifare esattamente quello che ha fatto ieri, cioè vorrebbe dire che quello che ha fatto non gli ha dato problemi. Se oggi va ancora avanti con il lavoro, possiamo ipotizzare una convocazione con l'Atalanta, un'altra settimana piena di lavoro e poi andare in campo a Firenze per essere pronto per Londra per il mercoledì dopo, o mercoledì, martedì? Mercoledì credo, per il mercoledì dopo. Quindi questo è il percorso di Mike, che è abbastanza tracciato se non ci sono intoppi. Questo è il prossimo futuro di Mike. Per Isma invece ne parliamo dopo. Punto di domanda. Eh, perché ne parliamo dopo, che è meglio. Questa è Gazzetta dello Sport.
che apre vabbè, sulla bella vittoria del Napoli, sull'Inter di stasera, e sul Milan invece, tolgo un secondo il banner, una panchina in vendita. Andiamo a vedere dentro. Da Rebic a Ibra, quanti AD, nuovo Milan coi risparmi. Sotto c'è il taglio basso di Maignan, ma ne abbiamo già parlato. Florenzi, anche lui ha fatto esattamente la stessa cosa di Mike, ovvero riscaldamento e Torello, quindi anche lui piano piano sta tornando, ma è un giocatore di movimento, è diverso rispetto a un portiere. Un Ha avuto portiere un infortunio molto pesante, quindi molto più pesante di quello di Maignan, potremmo dire. Quindi ci sta che si vada un po' più cauti, non è nemmeno più giovanissimo Florenzi, quindi ci sta che ci siano tutte le cautele del caso per l'ex Roma, PSG e Valencia. Questo è il taglio interno della pagina successiva, c'è il trafiletto di spalla che per sostituirli sempre più usati dati algoritmi è la via di Redbird, è la via degli ultimi anni in realtà. A tutta pagina, così ci facciamo due conti. Il primo è Ante Rebic che prende 3,5, ha giocato la miseria di 500 minuti finora, veramente poco, 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 e nemmeno troppo bene, in tutta onestà. Prende 3,5, lui sì, potrebbe essere messo sul mercato, portare a casa qualche soldino, anche perché a livello di ammortamento c'è poco e niente, visto che c'era stato quello scambio con Con André André Silva, Silva, sì. eccetera. Prende 3,5, quindi tanto, qui il risparmio ci potrebbe essere tra cartellino e Sì. ingaggio. Oserei Faresti? dire Simo, oserei dire forse l'unico, perché già, o uno dei pochissimi, perché se già guardiamo chi c'è Gli in altri. questa pagina qui, ci sono Dest, Bakayoko e Vranks, che per carità a livello di ingaggio sì che risparmi, soprattutto Bakayoko e Dest, lo sappiamo, lo abbiamo sempre detto, hanno degli ingaggi importanti comunque, degli ingaggi alti per gli standard del Milan e per soprattutto il peso che hanno loro due nella rosa del Milan. Quindi dal punto di vista degli ingaggi sicuramente risparmi. Per quanto riguarda i cartellini, no, cioè nel senso stiamo parlando di tutti i giocatori in prestito, perché Dest è in prestito dal Barcellona, Bakayoko è questo lunghissimo prestito dal Chelsea e Branks è in prestito, con diritto sì, cosa che dubito che verrà esercitato, però in prestito. Quindi Rebic a parte, che è forse la vera grande pedina di player trading della prossima estate, gli altri sono in prestito in questa pagina qui. E anche nell'altra sì, qualcosina c'è, ma neanche troppo. Ecco. Questa è l'altra pagina con insomma, valori di mercato bassi. Insomma, Tatarosano andrà via a fine anno, Ibra vediamo cosa deciderà di fare lui e il suo corpo in questa primavera per capire il futuro. Ballo-Touré insomma, pesa relativamente poco, sia come ingaggio che come cartellino. Nel caso dovessi vendere, non penso che andrai a guadagnare chissà che cosa. C'è Adli che vabbè, risparmi di ingaggio pochissimo, però potresti provare a piazzare, magari tra 2 anni, magari facendogli fare un anno in giro, facendolo vedere e poi vendendolo. Sì, cioè il punto è che, come dire, Tatarusano gli scade il contratto. Il Milan sappiamo già che andrà e va su un secondo portiere italiano per le liste, il nome è quello di Sportiello, e quindi sì, o la togli o io mi spacco il collo. Vabbè, comunque. Eh, Tatarusano gli scade il contratto. Ibra è un punto di domanda, ma soprattutto è Ibra, quindi esula per me da questo discorso. Ballo-Touré io dubito che tu ci possa fare una plusvalenza, cioè al limite ci va in pari, al limite sì, un briciolo di plusvalenza la puoi anche fare, ma nulla di trascendentale. E Adri è l'altro punto di domanda, perché è vero che è tuo, è vero che potresti piazzarlo se non viene visto dall'allenatore, se non visato e quant'altro. Detto ciò, come dire, a cioè, parte che è giovane, era il primo anno,
prima magari lo si manda in prestito se proprio lo si vuole, se proprio si ha l'idea di piazzarlo, perché venderlo ora è deleterio, cioè rischi veramente che venga svalutato e che vada via pochissimo rispetto a quello che l'hai preso. Piuttosto chi non è stato inserito in questa lista e che potrebbe, secondo me, partire, non dovesse garantire prestazioni da quella fine, è Origi, che pesa 5,1 all'ordo, ha un ingaggio netto di 4 milioni, comunque è un giocatore che il mercato ce l'ha, con un contratto del genere da Bundesliga stessa, un contratto può strapparlo, e essendo arrivato a zero ti può anche far fruttare qualcosina, ecco. Se non dovesse dare garanzie da qui alla fine dell'anno, se dovesse rivelarsi una buona alternativa a Giroud, invece magari si fanno dei ragionamenti diversi. Per quanto mi riguarda, i due più papabili a partire sono Origi e Rebic. Giusto per farci due conti in tasca, questo è il monte ingaggi del Milan dal più oneroso all'ordo, cioè Benasser aspetta, 2, 4, 6, 8, 10, al decimo che è Florenzi, poi ci sono tutti gli altri. Però hai ancora un bel po' di margine per razionalizzare il monte ingaggi, perché alla fine Dest gioca e non gioca ed è pure in prestito, Origi gioca e non gioca, Bakayoko non gioca, Ante Rebic gioca e non gioca, Florenzi stesso, insomma, adesso tornerà, però gran parte, almeno 5 su 10 sono giocatori che potrebbero nel caso lasciarti e lasciarti un bel margine di manovra per il monte ingaggi, nel caso. Sì, mi fa ancora molto specie che all'interno di questa lista ovviamente non ci sia Leao, con la possibilità di schizzare in cima a tutti Leao quanti, firma va sopra tutti, sì. e quindi per quanto mi riguarda tu devi in qualche modo provare a fare ciò, anche perché, come dire, è facile in questo momento qua in cui il portoghese è anche un po' bloccato, più che a livello di prestazione, perché le ultime gare, anche dal punto di vista del sacrificio, sono state buone, tutto. È un po' bloccato dal punto di vista dei gol e gli assist. Molto facile dire, vabbè, ma se vuole tot soldi, è un anno dalla scadenza, è un pochino bloccato, lo vendiamo. Non è così semplice poi sostituire un giocatore del genere, e quindi non lo so, io farei attenzione con Leao, non perché sono io che gli voglio un bene dell'anima, io super partes farei un pochino attenzione con Leao a pensare di privarsene, ecco, io farei di tutto per rinnovarlo. Vediamo su Benasser, Henry. Questo è Corriere della Sera di oggi, che dà un difficile rientro per l'Atalanta, più probabile in casa il 4 marzo con la Fiorentina. Siamo credo già al 20° giorno, giù di lì. Io lascio parlare te. Perisma. Ma guarda, Perisma la situazione... io non Hai so, forzato, è andata male, è molto semplice. Hai non so se forzato, sia è stato andata fatto un male. errore. Ora ti dico, se anche non dovesse esserci con l'Atalanta, probabilmente un po' di pasticcio è stato fatto, perché altrimenti l'allenatore non, all'allenatore non puoi dire te lo ridò il weekend prima del Tottenham, glielo dai un allenamento e mezzo e poi glielo ritogli per 2 settimane. Poi non lo so, è sempre difficile ovviamente poi dire c'è stato dolo, c'è stata una colpa, perché non si sa e non si può sapere. Però ogni volta ci troviamo a commentare delle cose che difficilmente accadono, e per una Però lesione Simo, come quella di se si parla Benasser, di, se si parla di lesione, è una lesione, sappiamo bene che quei 20, 22, 23 giorni ti tiene fuori, quelle 3 settimane buone ti tiene fuori, e dopo poco più di 10 giorni scarsi ti ridicono che Benasser è in gruppo.
qualcosa per No, me. Henry, io mi rifiuto di pensare che non lo si sappia, cioè è impossibile, lo sappiamo Allora noi, ti aggiungo una cosa, evidentemente poteva, poi boh. ti aggiungo una cosa e poi magari chiudiamo, però allora bisogna sapere adesso come sta, perché, se sente dolore, come, quando, se sono stati fatti degli esami, cioè non è possibile ogni volta dover fare delle ipotesi, dover cercare di capire, dover ipotizzare cosa sia potuto succedere per quanto mi riguarda. Poi funziona così, lo sappiamo, ci siamo abituati. Quello che è successo con Maignan per me è follia, però vabbè, ce la mettiamo via, è ovvio. Poi però, cioè nel senso, non si può avere la moglie ubriaca alla botte piena. Cioè Guarda, Henry, o si è chiari, precisi, trasparenti, limpidi, oppure si accettano le, come dire, le ipotesi che fanno le persone, che fanno i tifosi, che fanno gli addetti ai lavori, perché non si può non essere chiari, ma non volere, non pensare che arrivino e ci siano ipotesi o idee o disegni tracciati da addetti ai lavori, tifosi e quant'altro. Ecco, una delle due cose ci deve essere. Cioè, o si è chiari o non ci sono le ipotesi, eccetera. Ecco. Quindi per quanto mi riguarda l'importante è quello, cioè se non si è chiari, se Benasser dopo 10 giorni torna in gruppo e poi si rifà male e non c'è per altre 2 settimane, se non si dice minimamente cosa è accaduto, come sta, quando e quant'altro, e però allora le ipotesi, le idee, gli addetti ai lavori, i giornalisti, la stampa, i tifosi, chiunque che provi a ipotizzare che cosa Benasser te lo tieni, per quanto mi riguarda. vediamo oggi. C'è l'allenamento tra poche ore, se non dovesse esserci Benasser in gruppo, tra oggi al massimo domani, è ovvio che salta l'Atalanta, però insomma, non riesco a spiegarmelo fino in fondo, ecco, il perché Isma non ci sia a questo punto, anche perché Pioli stesso aveva detto qualche giorno fa che si era allenato, ha poi avuto fastidi e non ha avuto senso rischiarlo. Però, boh, insomma, fastidi di settimane mi sembrano strani. Comunque, Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, lasciate mi piace, scriveteci sotto nei commenti quanto siete felici da 1 a 10 per il ritorno di Maignan, incrociando le dita che vada tutto bene, diteci la vostra, eccolo qua, diteci la vostra sotto nei commenti anche su chi cedereste voi di quella lista fatta prima, di tutti i giocatori del Milan. In realtà diteci chi mettereste alla porta nella prossima sessione di mercato e poi anche su Benasser, perché, ripeto, ci si fanno le idee se nessuno dice niente, ci si fa le idee. Ciao a tutti.